Oh, ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora, oggi venerdì, anzi no, giovedì, per voi venerdì, per me giovedì, anzi giovedì mattina, yes giovedì mattina, 18 aprile è tornato un pochettino di freschino, infatti se si nota sto di nuovo con il maglione perché non si capisce niente. 3 giorni fa faceva caldo, si schiattava, adesso fa di nuovo freddo, vabbè. Comunque, a parte questo, che cosa andremo a utilizzare oggi? Oggi utilizziamo un altro rasoio, ragazzi, un nuovo rasoio. Due rasoi nuovi di fila in video, è incredibile. Forse non è mai successa questa cosa, o forse sì, non me lo ricordo. Vabbè, comunque ve lo mostro adesso. Ma sì, ve lo mostro adesso perché in realtà è un rasoio un po' particolare. Anzitutto è stato un regalo del buon samurai, che è un ennesimo regalo del buon samurai di quando ci siamo visti lì al Mundarasum, che è stata una bellissima giornata. E è un pezzo particolare, mo ve lo faccio vedere. Allora, si tratta di questo rasoio realizzato da un artigiano francese che si chiama M-Red. Veramente particolare, sto manico molto cicciotto, qui sentite che dovrebbe essere insomma una resina, metallo, veramente particolare, figo, cioè non avevo mai visto una cosa del genere. E la testina è praticamente, se andate a vedere anche online, identica a quella del Razorok Mentor. Ora, non so se sia precisamente la stessa testina o una copia, ho provato a contattare MRed online ma non mi ha risposto, quindi vabbè, arrangiamo così, che devo fare più che chiederglielo insomma. Anche perché credo che questo sia un prodotto che non è più al listino, ma diciamo che gli artigiani non è che hanno chissà che listino, cambiano le cose giustamente da periodo a periodo. E niente, ripeto, è molto bello. Poi qui sul fondo c'ha questa tutta spazzolatura circolare, è tutto spazzolato anche qui. Manico veramente figo, forse un po' grosso per utilizzarlo, però in realtà neanche troppo e lo vedremo in sbarbata. Tra l'altro questo è talmente grosso che praticamente si poggia anche senza bisogno di una base. Ecco, l'ho appena poggiato, veramente molto figo. Al suo interno ci abbiamo messo una Super Iridium perché ho bisogno di levarmi senza colpo ferire questa barbetta di sarà 5 giorni. Quindi, bando alle ciance, che cosa utilizzeremo come sapone? Come sapone riutilizzeremo un prodotto già visto, perché non è che vi posso portare sempre una caterva dei prodotti nuovi in video, se no poi li consumiamo tutti. L'abbiamo visto qualche mese fa, è un bel prodotto che mi piace e mi faceva piacere riportarlo. Vi parlo di Pakis Earth per l'uomo consapevole. Vi lascio il video qui, ding! Ho fatto, insomma, lì in quel video c'è spiegato il perché ho acquistato in questa variante di Pakis con questa profumazione, tra l'altro Formula Plus, perché vi ricordo che i saponi Pakis sono formulati con una grande quantità di olio di oliva e la Formula Plus ne ha ancora di più. Questo che vi sto mostrando in questo momento è l'Inci, abbiamo anche il dopo barba e rimanete fino a fine video perché abbiamo una chicca da aggiungere dopo al dopo barba che completa proprio l'opera e lo andremo a montare con una grandissima scelta, il nostro omegone pennellone prorasone che sta già a mollo da un pochettino nell'acqua calda. Perché? Perché mi sono ricordato, no, quando sono andato al Mundarasum c'erano dei barbieri e alcuni barbieri, io quando sono arrivato c'era Barba Gianni che si stava facendo fare la barba dal buon Ivan, che saluto, non so se guarderà mai questo video, però vabbè, Ivan Bognanni. E stavo utilizzando proprio un Pakis con il pennello in maiale e rende veramente bene anche con il maiale, quindi oggi faremo così, visto che nell'altro video l'abbiamo utilizzato con un pennello sintetico, oggi vediamo come rende Pakis con un pennello in maiale, però diciamo che ci concentreremo maggiormente sul rasoio, insomma ci facciamo una sbarbata tranquilla, vediamo un pochettino che cosa esce fuori, ecco. Allora, io do una bella strizzata al pennello, non ho messo il sapone in ammollo perché tanto è abbastanza morbido di suo e anzi con il calore che c'è stato in questi giorni mi sembra che si sia anche un pochettino non sciolto, però è diventato un pochettino più cremoso. D'inverno era un pochettino più duro, quindi io faccio proprio come hanno fatto i barbieri lì al Mundarasum, come li vedo fare anche in video, anche perché Pakis ha una bella collaborazione all'attivo con l'Accademia Scapicchio. E proprio in collaborazione con Accademia Scapicchio è uscito una nuova profumazione che si chiama Speakeasy. Non l'ho provata, insomma, non ho avuto modo di provarla, non credo che la proverò, perché tanto, insomma, Pakis già ce l'ho. Non mi piace avere troppi prodotti della stessa casa, ma non per niente, perché ho lo spazio limitato, se potessi, ma pure.
Però ci ha fatto un video il buon Stay Shaved Francesco Lalla, quindi se vi interessa conoscere quella profumazione lì in particolare, lui l'ha descritta molto bene, quindi andate a visitare il suo canale e avrete sicuramente tutte le informazioni di cui avete bisogno. Allora io ne prelevo giusto un altro pochettino, così mi muovo con le dita, spingo un pochettino, proprio come farebbero i barbieri. Oggi cerchiamo di fare un bel montaggio da barbiere, ok? Quindi bello, bello idratato, bello puffoso come piace a noi, come piace a me perlomeno. Quindi gli orecchini me li sono levati senza che vi dicessi niente, a sto giro sono diventato bravo, visto? Mi sciacquo un attimino il visetto. Ok, eccoci qua. Bene. E questo strofinio che mi è rimasto sulle dita di sapone me lo spalmo un po', che è tutto buono. Barba un po' duretta, ma sapete che no, magari dico una cavolata, però ultimamente ho l'impressione che sto crescendo, che sto diventando adulto, perché, ma non per niente, ma perché mi sembra che mi si stia infittendo la barba, letteralmente. Mi sembra sia più scura sia più fitta. Mo' è un periodo in cui non sto neanche particolarmente bene, quindi sono anche un po' più pallido del solito, magari, cioè, potrei essere un pochettino più pallido del solito, quindi il fatto che vede la mia barba più scura magari dipende da quello. Non lo so, però mi sembra più fitta, insomma, e vedi che piano piano, insomma, vedi, mi stanno sempre a dire, ma non c'è la barba, piano piano, arriva, piano piano. Vabbè, diamo una bella immersione, ok? Vai, al pennellazzo, ok, ci mettiamo un bel po' di acquetta e partiamo, proprio così, come farebbe un barbierozzo, no? Dal mento, sotto, lo facciamo partire, tanto il mento è una parte che resta abbastanza incolume, è un pochettino più resistente rispetto magari alle guance o al collo, quindi ci si può permettere di spingere un pochettino di più, o perlomeno di insistere un pochettino di più e non avremo irritazioni. Ecco, oggi io sono andato addirittura di maiale che, come sapete, sulla mia magari pelle un po' delicatina non è la cosa migliore, però quando ho la barba lunga in realtà mi piace, anzi a volte lo preferisco anche, però ecco, mi devo anche sentire in condizione di poterlo utilizzare, altrimenti rischio solo di sfracellarmi. Ecco perché apprezzo molto i pennelli sintetici con le punte molto molto morbide, che ci sono alcuni sintetici che mi danno fastidio pure quelli. Purtroppo è così, ci devo stare. Allora io continuo a insistere un pochettino qua, continuo ad immergere, voi non lo vedete ma io sto pucciando letteralmente il pennello nell'acqua, quindi vi stavo dicendo, cioè io in realtà a volte neanche i tassi mi vanno bene, perché sono ancora peggio certe volte, specialmente le qualità un pochettino più, di qualità un pochettino più bassa, perché sono tanto ispi, io li sento proprio che mi pungono. Ad alcuni piace questa sensazione, io è come se mi sentissi trafitto da 1000 aghi. È difficile da spiegare e magari pensate che io stia esagerando, però purtroppo è così. Invece il maiale, quando ben rodato, ok, perché il tasso più o meno resta così, si ammorbidisce, magari dipende anche dalla tipologia di tasso che si sta utilizzando, quindi magari, che ne so, un tube band lo utilizzi all'inizio è ispido, si ammorbidisce dopo qualche utilizzo, però per me perlomeno resta troppo ispido comunque. Il puro tasso che ve lo dica fa, aghi proprio, aghi. Mentre il maiale più lo rodi più si ammorbidisce, questo qua è tanto che lo uso ormai, si è ammorbidito, è diventato un guanto. Certo, non ha le punte come un sintetico, però va benissimo, insomma. Poi c'ha quel fusto, quel backbone, che è sempre molto piacevole, proprio sempre in caso di barbe lunghe. Io, come vedete, sto adesso distribuendo la schiuma anche sul resto del viso perché sta uscendo una bella crema. Ecco qua che mi è pure cascata sul maglione, sono un genio, ma non si butta niente, la rimettiamo nel pennello. Olè, sto periodo sto facendo un po' dei casini, una volta ero molto più ordinato con i montaggi, ma sapete perché? Perché ci mettevo meno acqua, grazie. Io sono andato a rivedere qualche video mio vecchio
di quando ho cominciato con il canale proprio, e facevo dei montaggi bruttissimi, raga, ma perché nessuno mi diceva niente? Ah? No, in realtà qualcuno me l'ha detto, ecco perché sono migliorato, se no probabilmente sarei andato avanti così. Adesso non vi dico che ho raggiunto la quadra, però penso di essere migliorato molto rispetto a un anno e mezzo fa, quando ho cominciato i video, perché in realtà con la rasatura tradizionale ho cominciato 3 anni fa. Io vado sul baffo, ecco qua. Pagis che tra l'altro erano presenti anche loro, parlo di Corrado ed Enzo, che saluto, al Mundarasum. No, è stata proprio... Vabbè, ve l'ho già detto tante volte. Se volete un racconto più approfondito, vi lascio questo video, Ding, in cui ho provato Maestrale di Funky Gallo. Funky Gallo che ho avuto modo di incontrare lì, e appunto in quel video ero pompato a 1000 in quel video, ero troppo felice e ho parlato praticamente tutto il tempo di sto cavolo di Mundarasum. Allora, io, no, direi che, cioè non ci dispiace, però io un altro pochettino di acqua lo vorrei mettere. Come vedete, regà, ci sarà un motivo se i barbieri lavorano in un certo modo, fanno certi gesti, cioè, poi sta a sentire chiunque, però i professionisti sono loro che fanno decine di barbe in un giorno. Noi se ci va bene ce la facciamo una volta al giorno. Ti è qualche matto che conosco e tu che forse mi sta anche vedendo e so che sto parlando di lui, lo sai che sto parlando di te, anche 2 volte al giorno. Ma a parte che quello è proprio un caso estremo. Però ecco, io penso che se c'è un professionista che ha un'esperienza, che ti dice certe cose, direi che lo si può stare a sentire. Guardate che roba, non ne ho prelevato tantissimo e vi ricordo che questo è un pennello in sedola di maiale, che è nota per mangiare un pochettino di sapone, meno quando è ben rodato. E questo è ben rodato alla fine. Posso dire che l'ho usato parecchie volte con un po' tutti i saponi e alla fine, se utilizzato bene, se prelevata la giusta quantità di sapone in base al sapone che si ha, si riesce sempre ad avere degli ottimi montaggi. Poi questo pennello in particolare monta pure i sassi, quindi veramente. Vabbè, montaggio è fatto, partiamo con questo appunto M-Red, manico M-Red, testina che dovrebbe essere quella del Razorok Mentor, già provata, chiaramente a me piace molto, quindi mo lo vedremo in azione, spero di non sgarrarmi. E la metta Super Iridium, vai. Direi che, no? Mm. Mi sono tranciato una bollicina, eccoci qua, e vabbè, capita. Questo è giusto per farvi capire quanto sia bello incisivo comunque, cioè non è un rasoio da prendere sotto gamba, non è neanche un R41, io mi sono di nuovo sporcato qui sulla spalla. Diciamo è una via di mezzo secondo me, una via di mezzo un pochettino più incisivo rispetto al mio classico italico, anzi impero, comunque la testina chiusa di Goodfellas. Però lavora da Dio, mamma mia. Cioè questo, se non volete prendervi questo, chiaramente, anche perché non so neanche se lo vende ancora, andate su Goodfellas, andate dove vi pare, ci sta il Razorok Mentor e la testina dovrebbe essere questa. E costa una ventina d'euro il rasoio. Io direi poca spesa, tanta resa. Occhio solo, e vi dico occhio perché non si sa mai, che la lametta fuoriesce parecchio dal cap, ok? Eccola qua, la vedete? Quindi c'è il rischio che se avete la barba dura, magari la lametta tende a vibrare un po' troppo, un po'. Quindi non dico che non lo potete usare, però magari
dovete avere un pochettino di attenzione in più. Mi sono falciato anche il neo che adesso comincerà a sanguinare come se non ci fosse un domani, che io mentre vi parlo sono distratto. Vi sto parlando bene di sto rasoio e nel frattempo mi sono fatto due bei red points, però vabbè, sono cose che capitano, che vedo, io mi metto a riregistrare il video. No, cioè è giusto anche che vediate, che lo vediate così, che mi vediate così. Non siamo perfetti, il puntino capita, qui mi è rimasto un peletto da levare, però veramente sto rasoio ara via tutto ed ecco, se non state abbastanza attenti, con quel poco di pressione in più sulla bollicina, tic, e vi fa il puntino rosso. È così. Sapone molto performante in termini di scorrevolezza, veramente mi piace tanto, l'avevo già apprezzato proprio per queste sue qualità, sia di scorrevolezza diciamo primaria che secondaria, nel senso che quando vai a levare il sapone con il rasoio poi comunque resta uno strato bello scivoloso, quindi ci si può continuare a lavorarci, anche se diciamo il consiglio solitamente è quello di non passare mai sul viso quando non c'è schiuma. Però ecco, il viso magari una passatina una giustatina come ho dato adesso ci può anche stare. Allora ecco, io non strofinerò ulteriormente il pennello sul viso perché mi stanno chiamando al telefono. Ragazzi, è incredibile, io arrivo a casa, passa magari un'oretta prima che mi metta a registrare il video, nessuno mi rompe, qua in quella mezz'oretta in cui registro, telefoni, citofoni, vabbè, purtroppo è così. Comunque, mi sono pure perso in realtà, che vi stavo dicendo? Ah sì, vi stavo dicendo che ecco, farò movimenti un pochettino più lenti con il pennello per non irritarmi troppo, ma sia chiaro, non sento la pelle irritata. Però, siccome le punte le accuso un pochettino, allora ci vado un pochettino più leggero. Continuo a inzuppare il pennello nell'acqua perché tanto vedete che il sapone la tiene. Ok, facciamo così. Olè. Tiè, no? Io direi che ci piace. Mo' per tappare questi puntini di sangue poi facciamo pure un'altra cosa. Un'altra cosa in realtà un po' esclusiva che forse non si è mai visto fare su questo canale, mi è cascato il rasoio, però c'è sempre una prima volta per tutto. Così vi dico pure la mia su un'altra cosa, su un altro elemento che si usa. Ecco, me sto qua, arrivo, ecco, ho preso quello che dovevo prendere. Allora, contropelo, facciamo soltanto un'altra passata e via. No, rasoio fantastico, raga. Ha levato tutto. Occhio alla bollicina. Se vedete, ha fatto qualche bollicina il sapone, sì, però non è spumoso, non è come dire evanescente, vaporoso. Il sapone è rimasto, cioè funziona. Quindi ecco, io all'inizio mi facevo un sacco come dire, dei problemi perché no, mentre smontavo il sapone mi ha fatto la bollicina, ma poi pensandoci e anche chiedendo a chi ne sa più di me, perché ragazzi non esistono, lo dico sempre, non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide. E chiedendo conferma mi è stato detto, ma se il sapone ti funziona, ma che ti frega della bollicina? Ed effettivamente non hanno tutti i torti. Non è che se c'è la bollicina allora la lama perde di aderenza e fa questo, la scorrevolezza, ma oggi sono polemico, così a caso.
che nel frattempo ho allarmi che suonano e vabbè, ovviamente tutto sempre mentre registro i video, perché se no al di fuori non ci si riesce proprio. Vabbè raga, eccoci di nuovo. Passatella sul baffo. Qui. E via. È andato benissimo anche sul baffo. Ci sono delle zone in cui forse non sono proprio estremamente liscio, tipo qua, ecco. Però non sento neanche il bisogno di fare un'ultima, diciamo, passata di cortesia. Sto bene così. Prima di sciacquarmi il viso, ecco, parliamo dell'ultimo argomento, così colgo la palla al balzo e anziché dire no vabbè mi sono sbagliato, la lama aggressiva, il rasoio aggressivo, il pennello, la pelle delicata, la barba dura, questo e quell'altro, so scemo io raga, ve stavo parlando, tac, ho premuto troppo, ho preso le bollicine e so cose che capitano, insomma, voglio dire. Però vi voglio dire la mia, visto che non è tanto che non ne parliamo e forse non ne abbiamo parlato mai, vi voglio dire la mia, forse in live ne abbiamo parlato, non mi ricordo, sull'allume di rocca, ok? Io questo, raga, se lo uso come dopo barba, come fanno alcuni, niente da togliere, va benissimo se loro ci si trovano bene, però se lo uso io, mi viene la pelle secca, proprio che comincia a striminzirsi, però lo trovo ottimo come emostatico, quindi come emostatico qua, quindi applicato, diciamo, solo sulla zona interessata, ferma il sangue, che è una meraviglia. Quindi io lo trovo ottimo sia come emostatico che come, e mo ridete, come deodorante, raga, anzi come antitraspirante, che sono due cose diverse. Sotto la scena, raga, dopo la doccia, spettacolare. Questo l'ho utilizzato tipo 5 mesi in Spagna come deodorante e funziona benissimo, anche se in realtà nel primo periodo forse non ero ancora troppo abituato al suo effetto e quindi come dire, dopo una giornata da fuori che sudi c'è un po' di odore, no? Poi dopo un po' di tempo io non so se mi sono abituato o che cosa. Basta, direi basta, ne sto passando anche troppo. Però ecco, ha cominciato a funzionare perfettamente come deodorante e cioè l'ho comprato 3 anni fa questo, quando ho cominciato con la rasatura e sta ancora qua. Questo è infinito, non finirà mai, quindi ci siamo tappati i nostri buchettini, qui ho ste macchie che queste purtroppo non dipendono da me, o meglio, sì, da me, dalla mia pelle, però vabbè, ci sciacquiamo il viso, spero che quando mi sciacquo il viso non tornerò a sanguinare, neanche quando applicherò il dopo barba, però vai a capire, ci vediamo tra subito. Io ve l'avevo detto che sarei tornato subito e quindi rieccoci qua, mi do un'asciugatina, i bollicini sembra che non stiano più sanguinando, quindi l'allume che ho risciacquato via poi ha fatto assolutamente il suo dovere. Post rasatura del sapone che secondo me è veramente di alto livello rispetto anche a tanti altri, insomma ne ho sempre apprezzato il post rasatura anche quando non lo montavo bene elastica, rilassata, io non, cioè, c'ho poco da dire. C'ho poco da dire, mi piace, cioè, ok, costa quello che costa, e vabbè, raga, io non mi voglio mettere a parlare dei costi, tanto il ragionamento l'abbiamo già fatto nell'altro video, e poi, cioè, a me piace, quindi... Anzi, se volete, sul sito di Paghis, quindi saponificio.paghis.com, dovrebbe ancora funzionare il codice Tonsori Uniti per avere un 15% di sconto, quindi se li volete provare, perché no, insomma, c'è uno sconto a disposizione, ben venga. Dopo barba, sempre in Formula Plus, quindi questo va agitato perché poi è anche un pochettino più opaco, anzi non un pochettino, è opaco rispetto alla versione classica che invece è trasparente, perché questo è pieno di elementi, insomma, idratanti e lenitivi, e ha meno alcol ed è fantastico, proprio. Non accuso assolutamente l'effetto dell'alcol, non lascia appiccicosi, eppure un post fantastico, ragazzi, ripeto, un set che a me piace tanto. Profumazione, non ve l'ho parlato fino adesso, perché ne abbiamo già parlato, e 3,
2, perché, mo vi dico che cosa mi ricorda a me. Io qui ne sto mettendo un altro po' perché sì, perché è buono, perché mi piace massaggiarmi, perché è una coccola. Ci sta, i bollicini non stanno più sanguinando, quindi ottimo. Allora, a me questo dopo barba, questa profumazione di Pagis ricorda tanto un altro profumo che in questo momento ho qua sotto. Io lo sto guardando e mi sto leccando i baffi, quindi mi asciugo un attimino le mani e ve lo faccio vedere. Siete pronti? Vabbè, non è che vi sto a far vedere chissà che è, cioè nel senso è un profumo commerciale, però tanto apprezzato. Basta, uno parla troppo, no? Terre d'Hermès, questo è stato un regalo che mi è stato fatto a Natale. È molto apprezzato perché è una profumazione che a me piace tanto. Inizialmente non lo apprezzavo, poi annusandolo di qua, annusandolo di là, ogni volta che lo riconoscevo dicevo cavolo, è buono, perché effettivamente non è il classico profumo piacione fatto apposta per i pischelli, no? Quelle cose super dolci, no, è particolare, c'è una firma tutto sua, lo riconosci che è lui, è buono e quindi me ne spruzzo un po'. 1 e 2, non sul microfono, se no lo rovino. Un paio di spruzzetti dietro, ne potrei mettere molto di più perché questa eau de toilette non dura niente purtroppo, però adesso sono pervaso da sta nuvola di profumo e vi riconfermo che effettivamente Pagis Earth mi ricorda parecchio Terre d'Hermès, per quanto Terre d'Hermès sia un pochettino più, ok? Comunque una combo super elegante, ragazzi, super elegante. Oggi ne è uscita fuori una sbarbata fantastica, io sono veramente contento, quindi spero di riuscire a montare questo video in modo che lo possiate vedere di venerdì alle 18. Venerdì alle 18, come sempre. Io sono contento, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!